Antonietta Bernardoni, ciclo stilati ad alta voce. Nota introduttiva. Il testo che segue è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclostilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni tra gli anni 70 e 80, nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. Per rispetto delle norme sulla privacy, alcuni dati personali sono stati parzialmente oscurati, pur mantenendo l'integrità del documento storico. La lettura è affidata a una voce digitale. Titolo: Vuoi farti promotore di un comitato per la riforma sanitaria? Autore: Gruppo per la gestione sociale della salute mentale. Iniziativa promossa da Antonietta Bernardoni. Luogo e data: Modena, 10 agosto 1973. Vuoi farti promotore di un comitato per la riforma sanitaria? Oggi, in un momento in cui le forze popolari sono in piena ripresa, sì da essere riuscite non solo a provocare la caduta del governo di centrodestra, ma anche ad imporre al nuovo governo, come obiettivo prioritario, la realizzazione della riforma sanitaria. Tutti i lavoratori hanno l'obbligo politico di assumere in prima persona l'intera responsabilità della gestione della salute. A tal proposito, le linee programmatiche del Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Emilia-Romagna, numero 4, pagina 29, affermano che nel momento in cui i lavoratori scoprono quanto poco durevole sia un risultato sindacale e contrattuale che non preveda, insieme con miglioramenti economici, anche e soprattutto una sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, nonché della organizzazione del lavoro, è naturale e giusto che i lavoratori stessi assumano direttamente l'intera responsabilità della gestione della loro salute attraverso il rifiuto della delega. Il rifiuto della delega comporta di necessità da parte di ogni lavoratore, quindi anche da parte tua, un impegno politico concreto che si manifesti con fatti che permettano a ciascuno, insieme con gli altri, di acquisire le conoscenze e di stringere i collegamenti necessari per modificare la realtà sanitaria e promuovere la sicurezza sociale nel territorio circostante, soprattutto nel comprensorio, cioè in quell'ambito territoriale su cui opererà la futura unità locale dei servizi sanitari e sociali, ULSSS. Occorre cioè che anche tu contribuisca a promuovere una riforma sanitaria reale, vale a dire una riforma diretta dal basso, che riesca a potenziare la personalità e le conoscenze sanitarie e quindi le capacità critiche di ciascuno, affinché la salute possa diventare davvero una conquista cosciente di tutti. A tale scopo, il Gruppo Nazionale per la Gestione Sociale della Salute Mentale intende dar vita ad un movimento per le promozioni della riforma sanitaria, MOPRIS, che si proponga di stimolare ovunque la formazione di comitati per la riforma sanitaria, CORIS. Tali comitati avranno funzione di ricerca e intervento, nonché di divulgazione degli aspetti politici sanitari della riforma, allo scopo di poter sensibilizzare tutti al problema della salute, fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Ricordiamo che a norma dell'articolo 18 della nostra Costituzione, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini non vietati ai singoli. Quindi anche tu puoi farti promotore di un comitato per la riforma sanitaria. Perciò tu sei invitato personalmente a costituire, insieme ai tuoi amici, ai tuoi vicini e ai tuoi familiari, un comitato per la riforma sanitaria, previa consultazione con le organizzazioni politiche e sindacali di tua fiducia. Al fine di poter mantenere opportuni collegamenti fra tutti i comitati per la riforma sanitaria man mano che sorgeranno e allo scopo di poter contribuire a creare le basi per un dibattito collettivo, si prega di volerci comunicare l'indirizzo di ciascun comitato, scrivendo a casella postale 209 41000 Modena. Alcuni documenti sulla riforma sanitaria. Documenti sindacali unitari. 1. Autori vari. La riforma sanitaria che vogliamo, contenuti e indirizzo del nuovo assetto rivendicato dalla CGIL, CSIL, UIL, Roma, 1971, da cercare presso le rispettive organizzazioni sindacali. 2. Autori vari. L'ambiente di lavoro, atti del convegno provinciale unitario CGIL, CSIL, UIL,
Torino, 17 novembre 1970. Edizioni Sta Sind. Da cercare presso le rispettive organizzazioni sindacali o da ordinare in libreria. 3. Autori vari. Fabbrica e Salute. Atti della Conferenza Nazionale CGIL, CSIL, UIL. Rimini, 27-30 marzo 1972. Edizioni Seusi, Roma, 1972. 4. Autori vari. CGIL, CSIL, UIL. Mezzogiorno, Fitto, Casa, Sanità, Agricoltura, Scuola e Rai TV. Politica, Riforme. Edizioni Sta Sind, Roma, 1971. Documenti regionali. 1. Assessorati regionali alla sanità. Documento delle regioni sulla riforma sanitaria, a cura dell'assessorato della sanità della Regione Lazio, Centro Studi e Documentazioni, Roma, 9 e 10 febbraio 1973, da cercare presso l'ufficio stampa di qualsiasi regione. 2. Assessori alla sanità delle regioni italiane, regioni e riforma sanitaria. 1. Documento approvato a Bologna il 2 febbraio 1971. 2. Documento approvato a Venezia l'8 settembre 1971. Stampato a cura del Dipartimento di Sicurezza Sociale della Regione Emilia-Romagna. Da cercare presso l'ufficio stampa della Regione Emilia-Romagna, via Silvani 6, Bologna. 3. Il Comune Democratico, Rivista delle Autonomie Locali numero 6, giugno 1972, numero speciale riguardante la sanità, da cercare in biblioteca o da richiedere a Il Comune Democratico, via K. Balbo 43001 84 Roma. 4. Dipartimento di Sicurezza Sociale della Regione Emilia-Romagna, Sanità, Assistenza e Tutela dell'Ambiente, Bologna, novembre 1972, seconda edizione, da cercare presso l'ufficio stampa della Regione Emilia-Romagna, via Silvani 6, Bologna. 5. Dipartimento di Sicurezza Sociale della Regione Emilia-Romagna, contributi per l'assetto politico, territoriale e istituzionale delle unità locali dei servizi sanitari e sociali, in Emilia e Romagna, volume 1, indicazioni programmatiche, Bologna, dicembre 1972, da cercare presso l'ufficio stampa della Regione Emilia-Romagna. 6. Movimento per la gestione sociale della salute mentale. Considerazioni critiche sulle dimissioni degli psichiatri di Gorizia e sulla scuola del professor Basaglia, Modena, ottobre 1972, da richiedere alla casella postale 16 41000 Modena. 7. Movimento per la gestione sociale della salute mentale. La salute mentale, lettera a un metalmeccanico, Conegliano 1973, da richiedere alla casella postale 16 41000 Modena. Richiediamo a tutti, privati, regioni, sindacati, enti locali, eccetera, di fornire ulteriori indicazioni e, se possibile, di inviarci materiale sull'argomento o indicazioni di esso all'indirizzo sottoriportato. Casella postale 241.000 Modena. Ciclo stilato il giorno 10 agosto 1973 a cura del Gruppo per la gestione sociale della salute mentale, presso la Copisteria Monesi, Modena, piazza 20 settembre. Cominciamo dall'incipit del testo. La prima frase è già una presa di posizione molto netta. Oggi, in un momento in cui le forze popolari sono in piena ripresa, qui il ciclo stilato non parla in astratto, si colloca subito in un momento storico preciso, quello successivo alla caduta del governo di centrodestra e all'apertura di una fase di riforme. Sì, ed è importante notare che la riforma sanitaria viene definita subito come obiettivo prioritario imposto dalle forze popolari, non come concessione dall'alto, ma come risultato di un conflitto e confronto politico e sociale. È il clima politico che rende possibile un cambiamento reale, ed è proprio da qui che nasce l'affermazione centrale del testo. Tutti i lavoratori hanno l'obbligo politico di assumere in prima persona l'intera responsabilità della gestione della salute. È una frase molto forte. Parla di obbligo politico, non di buona volontà. E introduce uno dei concetti chiave di tutto il documento: la gestione della salute non come materia tecnica o specialistica, ma come responsabilità collettiva,
non delegabile. C'è un concetto chiave che ricorre: il rifiuto della delega. Cosa significa esattamente nel concreto? Significa che il lavoratore non deve più delegare ad altri la propria salute. Citando le linee del Dipartimento Sicurezza Sociale dell'Emilia-Romagna, il testo afferma che i risultati sindacali puramente economici sono poco durevoli se non cambiano anche le condizioni ambientali e l'organizzazione del lavoro. Il rifiuto della delega richiede un impegno concreto per acquisire conoscenze e modificare la realtà sanitaria nel proprio territorio. Questo è interessante. Non è un discorso contro le istituzioni, ma un uso politico di documenti istituzionali. Qui la salute viene legata direttamente al lavoro, all'ambiente, alla produzione. E da qui discende la conclusione logica. È naturale e giusto che i lavoratori assumano direttamente l'intera responsabilità della gestione della loro salute, attraverso il rifiuto della delega. Questa espressione, rifiuto della delega, è uno dei nuclei teorici più importanti del testo. Il rifiuto della delega non è presentato come uno slogan astratto. Il ciclo stilato lo definisce subito come impegno politico concreto, fatto di azioni precise. Sì, azioni che permettano alle persone di acquisire conoscenze, stringere collegamenti, modificare la realtà sanitaria. Non c'è mai l'idea dell'individuo isolato, tutto avviene insieme con gli altri. E il territorio diventa centrale. Il testo parla del comprensorio, cioè dell'ambito in cui opererà la futura unità locale dei servizi sanitari e sociali. Ma chi è che sta promuovendo questo movimento? L'iniziativa parte dal Gruppo Nazionale per la Gestione Sociale della Salute Mentale. C'è poi un passaggio molto chiaro su cosa si intende per riforma sanitaria reale. Una riforma diretta dal basso, non una riforma solo legislativa, ma una trasformazione che potenzia la personalità e le conoscenze sanitarie delle persone. E questo è un punto cruciale. La salute non è solo assenza di malattia, ma capacità critica, consapevolezza, conoscenza. Il testo dice esplicitamente che la salute deve diventare una conquista cosciente di tutti. A questo punto entra in scena il progetto politico-organizzativo, la nascita del Movimento per la promozione della riforma sanitaria e dei comitati per la riforma sanitaria. Qui il linguaggio è molto operativo. I comitati hanno 3 funzioni precise: ricerca, intervento, divulgazione, e sempre con un obiettivo: sensibilizzare tutti sul problema della salute come diritto fondamentale e interesse collettivo. È interessante che venga citato esplicitamente l'articolo 18 della Costituzione. Il diritto di associarsi viene usato come fondamento giuridico dell'azione politica dal basso. E infatti lo dice chiaramente: anche tu puoi farti promotore di un comitato per la riforma sanitaria. Il tu è centrale, è un testo che interpella direttamente il lettore, senza mediazioni. Non si parla di iscrizione ad un'organizzazione già esistente, ma di iniziativa autonoma, da costruire con amici, vicini, familiari, con una sola indicazione: la consultazione è in collegamento con le organizzazioni politiche e sindacali di fiducia. Quindi autonomia, ma non isolamento, coordinamento, non spontaneismo cieco. Verso la fine, il ciclo stilato insiste molto sul collegamento tra i comitati, sulla necessità di comunicare gli indirizzi e creare le basi di un dibattito collettivo. Ed è significativo che tutto passi attraverso una casella postale, un'immagine concreta di rete, di scambio, di circolazione di materiali e idee. L'ultima parte del documento è un vero e proprio apparato di riferimenti: documenti sindacali, regionali, riviste, materiali del Movimento per la Gestione Sociale della Salute Mentale. Questo rafforza l'idea che non si tratta di propaganda isolata, ma di un percorso di studio, confronto e formazione politica. In conclusione, questo ciclo stilato non chiede adesione passiva, chiede responsabilità, conoscenza, iniziativa. E lo fa con un linguaggio diretto, accessibile, ma estremamente rigoroso. Un testo che non spiega solo cosa fare, ma perché farlo. Il calore e l'urgenza di quel periodo si sentono ancora qui, in queste pagine. Un invito, ma anche una chiamata in causa. Sì, e l'invito "anche tu" risuona ancora oggi. Ci ricorda che la salute è una questione politica e che la sua gestione riguarda tutti, non solo gli esperti. Grazie per aver ascoltato. I sottotitoli sono una traduzione automatica generata da YouTube.
Questo audio ciclostilato è stato prodotto con sintesi vocale. Il contenuto è distribuito gratuitamente a fini scientifici, culturali e documentari. Il doppiaggio in altre lingue è libero e benvenuto. È anche possibile tagliare e incollare le immagini in un file e quindi stampare il ciclostilato originale. Se sei interessato a questo argomento, crea un gruppo di studio pratico teorico per discutere con persone che condividono lo stesso interesse, amici, colleghi, studenti, familiari o vicini di casa. Per approfondire può essere utile l'audio-video di Antonietta Bernardoni, l'importanza del gruppo di studio pratico teorico disponibile a questo link.